E come sempre il mistero vi attende qui su UFO News GL, ma noi non vogliamo farlo aspettare troppo. Ma oggi siamo costretti a farlo aspettare per mancanza di prove. Ma andiamo per ordine. La prima cosa che vi voglio dire è che sicuramente, come si evince dal titolo, ci dobbiamo porre delle domande su alcuni avvistamenti, uno in particolar modo che vi mostrerò verso la fine di questo video, che riguarda un oggetto volante non identificato discoidale nella tipologia più o meno classica, che sarebbe stato ripreso da un astronauta direttamente, che ci viene mostrato direttamente da lui nella ripresa, e questa è una cosa che non accade mai, molto insolita, molto particolare, e questo ci dice che almeno il video all'origine, quello girato appunto dall'astronauta mentre esso fa una EVA, cioè una attività extraveicolare, in questo caso fuori dall'ISS, sia vero. I dubbi sono altri e li vedremo uno per uno. La prima cosa quindi che dobbiamo capire è che questo video è incentrato su una domanda e sulla mia personale richiesta di aiuto in questo caso, qualora incappaste in fonti e cose che mi sono sfuggite, magari in altre lingue, eccetera, o addirittura nei video originali, sarebbe una graditissima cosa se mi contattaste, me li inviaste, me li linkaste attraverso l'email, in maniera tale da venire a capo a questo mistero che sicuramente è intrigante ed interessante. Ovviamente sarebbe bello e un contributo da parte dell'utenza del canale. Siamo davanti ad un video appunto in cui c'è qualcosa di fuori dall'ordinario e quindi potremmo definirlo anche qualcosa di straordinario. Ma di cosa si tratta? Per prima cosa dobbiamo capire che durante tutte le missioni extraveicolari, tutti gli astronauti di tutte le agenzie spaziali, quindi non solo quelli della NASA o della Roscosmos, ma anche quelli dell'ESA, dell'ASI, della JAXA, della CNES e via discorrendo, indossano sempre degli specchi montati sulle braccia, soprattutto quando devono operare all'esterno e condurre delle operazioni delicate, rischiose, in particolar modo di messa in servizio o di sostituzione di componenti, eccetera. Ricordiamo sempre che naturalmente lavorare in quelle condizioni è altamente pericoloso, altamente rischioso, e che è anche molto impacciato, perché le tute spaziali decisamente rallentano i movimenti, appesantiscono in qualche modo tutto l'insieme atletico dell'astronauta, che già è provato dall'assenza di gravità e necessita quindi maggiore forza da una parte, seppur sia minore l'energia richiesta per tale sforzo. Ma naturalmente si muove in modo goffo, eccetera. Per diminuire i rischi, quindi, è necessario che ci sia la possibilità di osservare alle proprie spalle, e dato che uno dei movimenti che non si possono fare è roteare la testa, poiché c'è quell'enorme casco che tutti conosciamo, anche chi non si interessa naturalmente di missioni spaziali, e quindi di conseguenza vengono utilizzati per visionare se ci sono oggetti che stanno volando intorno alla stazione spaziale. E per oggetti che stanno volando naturalmente non intendo UFO, intendo attrezzi che magari si sono sganciati, bulloni che sono persi, piccoli rottami e quant'altro, che possono essere pericolosi per la sopravvivenza dell'astronauta o che possono danneggiare appunto gli scafi. Siamo quindi davanti ad una situazione assolutamente normalissima. La cosa strana è che in questo caso, quando l'astronauta muove e utilizza lo specchio nel braccio, guarda sì alle sue spalle, o più o meno alle sue spalle, direi forse un po' più lateralmente rispetto alle spalle, ma quello che sta facendo vedere, quello che sta osservando, non sembra che lo guardi direttamente, sembra che stia cercando di farlo vedere alla telecamera che sta riprendendo.
Presupponendo che ci siano solo due possibilità, che la telecamera sia una telecamera di servizio già montata all'esterno, e di queste ce ne sono diverse nella Stazione Spaziale Internazionale, e non escludendo che ci sia un altro astronauta che ha fatto la ripresa, magari con una telecamera portatile. Anche questa è una possibilità. Sinceramente non sono andato a investigare, non ci ho neanche provato, perché dato che non è possibile sapere di quale escursione extraveicolare si tratta e di quale missione con quale astronauta si tratta, sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Quello che però è interessante è che nelle immagini si vede un UFO discoidale argentato che corrisponde non solo alle descrizioni fatte da moltissimi contattisti, soprattutto dagli anni 40 fino agli anni 80 più o meno, ma collima alla perfezione anche con la descrizione di molti degli avvistamenti che sono stati fatti proprio dagli astronauti, ma sulla superficie della Luna. E quindi qua la prima domanda nasce spontanea: perché l'astronauta sta mostrando attraverso lo specchietto che sta avvistando un UFO che è proprio vicino alla Stazione Spaziale Internazionale alle sue spalle? E cosa dimostra che l'UFO è relativamente vicino? Il fatto che nelle immagini riflesse si vedano i pannelli solari di una delle estensioni proprio della Stazione Spaziale Internazionale. È difficile riuscire a capire tra movimento, immagine sfocata, riflesso, eccetera, i particolari della Stazione Spaziale Internazionale. Ma ci arriveremo tra un istante, perché c'è un altro particolare enigmatico che va attenzionato. L'oggetto è sicuramente fermo nei pochi attimi della ripresa, ma come dicevo prima, l'astronauta che sta mostrando l'UFO lo sta mostrando all'altro astronauta che fa la ripresa o che sta osservando attraverso la telecamera all'interno della ISS? Oppure il suo obiettivo era quello di arrivare al grande pubblico e far vedere che la ISS è visitata costantemente da oggetti volanti non identificati di entità assolutamente sconosciute? Non c'è una risposta a questa domanda e sarebbe interessante averla. Ma c'è una domanda ancora più interessante: ma cosa stiamo osservando realmente nel riflesso? E siamo sicuri che ciò che è riflesso è frutto di realtà e non di manomissione attraverso una CGI, attraverso un'intelligenza artificiale? Questa seconda ipotesi, quella dell'IA, la ritengo non solo improbabile ma quasi impossibile. Ma quella della CGI no. In effetti c'è un particolare distorto dall'immagine ma non verificabile, quindi non ci può dare certezza, che mi induce a pensare che il video originale della NASA, o quantomeno la porzione di video presente all'interno della specchiatura, possa essere stata manomessa proprio con una computer grafica. Cioè lo sfondo. Quello che si vede nello sfondo alle spalle della stazione spaziale, perché non può essere parte della stazione spaziale, è di colore piuttosto chiaro e sembra avere parzialmente una superficie curva. Ma se la Terra si trova alla destra dell'astronauta, cosa si può trovare alle spalle dell'astronauta che è così arrotondato? L'unica cosa che si può trovare alle spalle dell'astronauta, in alcune situazioni, in alcuni casi, è la Luna. Peccato che la Luna sarebbe talmente lontana in proporzione che si dovrebbe vedere integralmente, non un suo scorcio, e naturalmente è molto improbabile, quindi ancora più improbabile, riuscire a riprenderla dalla stazione spaziale. Ovviamente in un contesto così preciso, intendo, perché è ovvio che facendo i calcoli di proposito eccetera e sapendo quando è visibile e via discorrendo, diventa facile invece riprenderla. E allora, se non è la Luna, cosa è? Non è, ribadisco, una parte della Stazione Spaziale Internazionale, almeno questo sembra. E allora o c'è un altro oggetto enorme e rotondo o parzialmente rotondo sopra il quale è fermo il disco volante,
e non lo escludo a priori, o siamo davanti ad un clamoroso fake ben fatto, ma che non ha curato i dettagli di ciò che sarebbe stato visto alle spalle, o che forse ci ha lasciato un indizio per capire che era un falso. Il video è stato messo in rete da un canale spagnolo e probabilmente questo video ha fatto il giro del mondo attraverso dei canali sudamericani, eccetera eccetera. Aiutatemi a far luce su questo caso e ad avere conferma se il video è realmente un falso, o magari trovando il video originale potremmo riuscire a fare una scoperta incredibile. Vi lascio quindi alla visione del video e vi raccomando di non mancare con il like, scrivermi i vostri commenti, i vostri dubbi, le vostre domande e perplessità sotto al video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate il campanello per le notifiche e gli avvisi delle premiere, delle live e delle nuove uscite. Ci vediamo alla prossima e, come dico sempre, occhi aperti, occhi all'insù, e anche se non riuscireste a vedere un UFO intorno alla Luna, è già una grande cosa riuscirne a vedere qualcuno, a fotografarlo o riprenderlo e magari mandare all'email di servizio UFO avvistamenti @virgilio.it per fare la segnalazione e le analisi dovute. Ci vediamo alla prossima. Ciao.